Buongiorno, ciao a tutti. Sono Giovanni Marziali, insegnante di Ikebana a Bergamo nella scuola O'Hara. Avete visto forse già altri video nelle settimane scorse. Abbiamo fatto varie composizioni un po' più semplici. Oggi proviamo una composizione che è una delle più difficili, si chiama Heika e viene fatta con un vaso alto. Ha una storia che risale 1500, anche 1400 della nostra epoca e si è negli anni evoluta, cambiata e la scuola Vara ha un tipo, sono tre stili. Quello che noi andiamo a fare oggi è lo stile verticale. Stile verticale cosa vuol dire? Vuol dire che il ramo principale ha un andamento verticale. Io ho già selezionato dei rami questa mattina, sono di Osmanthus e ho già anche un po' preparato, diciamo, quello che potrebbe essere il ramo principale perché appunto non è così immediato andare a fare anche al contrario la composizione. Vedete che ho già tagliato, la difficoltà di fare un'eca sono gli ancoraggi, cioè come fissare un ramo all'interno di un vaso senza che questo giri dove vuole, dove lo porta il suo peso e dove noi vogliamo che abbia la sua posizione per esprimere al meglio la sua linea. E infatti la prima cosa che dobbiamo fare è selezionare la linea, quella migliore. Dicevo, ho fatto questo taglio per poter inserire il ramo e in modo tale che abbia, questo sarà il nostro principale, la punta, diciamo, e stia senza muoversi, vedete? Vado a togliere gli elementi non necessari che ostruiscono questa linea. Adesso non faccio questa operazione, la faccio fuori mettiamo fuori e poi rimettiamo il ramo. Allora, in questo caso io voglio che stia così e lui, avendo tolto i rami che c'erano prima, sono cambiati i pesi. Per cui questo, e vediamo se riusciamo senza ancoraggi intermedi, no. Vogliamo che questo ramo stia qui. Allora andremo a mettere un bacchettino così. Facciamo un'incisione.
Potevo anche lavare le foglie, eh. Lavate sempre le foglie, non seguite quello che faccio io. Allora, adesso andiamo a mettere il secondario, che noi chiamiamo fuku. È un ramo che andrà in questa direzione, possiamo un certo movimento. Si è rotto, vedete? Allora, quando si rompono o trovate un altro ramo oppure in questo caso recuperiamo, deve essere 2/3 così. È un pochettino, però vediamo di recuperare. Andiamo a, questo qui è l'ausiliare alto. Questo diventa il nostro fuku. Poi la composizione naturalmente la si vede, sarà 30 gradi e 60, per cui qui. Sta anche già così, ma io preferisco dare un ancoraggio per evitare che poi si muova. Allora, come fissare un ramo che stia lì? È questo che dobbiamo andare a fare. Sta così nel vaso. Provo a vedere prima, vedete, e vi faccio vedere che per stabilizzare prendo un piccolo filo di ferro e do un nodo, una chiusura. L'altro elemento è il kyaku, il fiore. Allora, ci sono questi garofani che vedete con questa doppio colore, molto interessante. La metà del ramo principale, molto inclinato, allora avrà un movimento in questo senso. Siamo circa a questa altezza, qui. Vedete, il ramo arriva qua, lo taglio e metto in questo caso un bambù perché il ramo romperebbe il fiore in questa maniera. Allora andiamo a riempire la base, che in questo caso è spoglia,
con gli ausiliari. Un ramo che va qui, per farlo stare qui deve andare in verticale. Provo prima sempre a utilizzare il suo stesso ramo. Allora qui pratico un'incisione, ecco ci sta. Qualcosa anche qui, perché poi noi prima abbiamo, si era rotto il fuku, allora qualche cosa qua, così, di intermedio. Mi è difficile capire qual è da qui la posizione migliore, credo questa. Anche qui proviamo con un'incisione e utilizzare in questa maniera. O passiamo anche di fronte, così, forse è meglio. Completiamo con i fiori. Abbiamo un fiore più aperto che sarà qui, questo è caduto. Guardo il fiore perché è importante sempre che i fiori, quando si mettono in posizione, si dice che guardino il sole, che sorridino, perché se guardate i fiori hanno sempre un verso in cui nella loro crescita questo così. Allora poi io rivedo sempre la composizione di fronte e la andrò a sistemare. E poi l'ausiliare alto del fiore, un bocciolo di solito, che allora qui la vista migliore è questa. L'altezza non sarà uguale a questo, un po' più alto, ma io direi qui. Sempre vanno tolte le foglie che vanno nell'acqua perché se no marciscono. Deve essere pulita la bocca nel vaso. Per cui potrebbe essere così. Così e in questo caso un'inserzione verticale.
questo qui forse tagliato troppo, ecco qua, così. Vediamo poi, in teoria dovrebbe stare qua, però controlliamo. Allora, qualche cosa anche verso qui, il dietro, che abbiamo dei rami un po' spogli. L'importante è che questa parte della bocca del vaso sia libera. Come prova prendete un bacchettino e questo, se lo sciuo di questa parte, tutto questo deve essere libero. Tutto deve sembrare che parta da un unico centro molto, molto unito. Non so come è uscita, poi la guarderò e faremo la foto finale. Forse qui per esempio alternare un po' le foglie, vediamo un attimo. E cosa dire? È una pratica l'ikebana che aiuta molto sia la parte estetica che la parte meditativa, ci sono molti aspetti. Io vi invito a iniziare a praticare quest'arte. Naturalmente all'inizio non è così facile, avete visto le difficoltà nel gestire lo spazio, gli angoli, gli ancoraggi, ma non scoraggiatevi, poi sarà molto divertente. Vi saluto, ciao ciao!